Buonasera. Allora, cos'è per me e per tutti, credo, ormai abbiamo condiviso questa mattina, ma anche altre volte, la vera base per creare l'economia positiva. Chi la crea l'economia positiva? Gli uomini. E quindi cos'è importante perché realmente si crea un'economia positiva? Avere gli uomini preparati, che hanno acquisito competenza e conoscenza. Quindi alla base di ogni forma di economia positiva noi sappiamo che bisogna avere la forza di creare appunto queste competenze, che poi sono la forza di ogni forma di sviluppo. Io credo che nessuno può negare che non basta veramente attivare processi di riforma nei nostri paesi o negli altri paesi del mondo se non ci sono poi uomini capaci di realizzarle. E se oggi viviamo nel mondo una crisi così forte di occupazione, ma anche di reale cambiamento, di un cambiamento pensato, nasce proprio dal fatto che mancano le competenze. E questo ce ne stiamo rendendo conto. C'è sì una grande disoccupazione giovanile, ma c'è anche un ritardo incredibile in alcuni paesi europei, non in tutti, perché il nord dell'Europa, la Germania, eccetera, hanno capito prima. C'è anche un ritardo incredibile per creare le competenze di cui il mondo oggi ha bisogno. Esiste la possibilità di avere dei nuovi posti di lavoro, parlo di quelli che sono oggi i nuovi scenari del lavoro, quindi tutto quello che riguarda l'innovazione tecnologica, quello che riguarda le energie rinnovabili, quello che riguarda tutto quello che riguarda l'agenda digitale e poi anche i vecchi mestieri che con l'introduzione delle tecnologie stanno cambiando quasi completamente il loro modo di lavorare, le loro funzioni, eccetera. Quindi esiste questa conoscenza, questa consapevolezza, però continuano a non prepararsi, a non dare gli strumenti per poter poi appunto sconfiggere questa disoccupazione. Ma un altro problema molto importante riguarda l'aiuto dai paesi ricchi ai paesi poveri del mondo. Era molto bello lo slogan che avevamo trovato quando tutti credevamo che l'Expo potesse essere un sviluppo importante di alcuni rapporti, non solamente dei grandi che possono venire a Milano e quindi poter portare le loro ricchezze e parlare a loro di una economia diversa. Noi credevamo che accanto all'alimentare il pianeta c'era uno slogan importante, era nutrire la mente. Avevamo fatto un progetto bellissimo, che era quello appunto di portare la formazione in quei paesi in cui invece si voleva appunto portare come esempi per lo sviluppo dell'alimentazione, dei prodotti per sconfiggere la fame nel mondo. L'aiuto per questi paesi non è solamente un aiuto economico, l'aiuto di questi paesi è quello di creare competenze, di portare in questi paesi appunto le conoscenze e le competenze che sono alla base del loro sviluppo. Noi dobbiamo riuscire a dare le nostre skill di competenza a loro se ce l'abbiamo e da lì può nascere lo sviluppo, perché quegli uomini diventano responsabili e capaci di creare il futuro. Però il mondo non ha pensato a questo. Guardate questa slide, guardate, sono 774 milioni di analfabeti nel mondo. A me questo dato fa ancora molta paura. Fa ancora molta paura perché è un dato che non si può accettare nella società di oggi. Voi sapete benissimo tutti che le dichiarazioni dell'ONU, e tutti pensano che tra i diritti fondamentali dell'umanità c'è appunto quello di alfabetizzare e di dare almeno gli elementi con cui saper leggere e scrivere, portarlo un po' in giro per il mondo. Ma ancora 1 su 5 della popolazione mondiale è analfabeta. Guardate, anche l'India, la Cina, che hanno uno sviluppo economico non indifferente, hanno anche livelli di analfabetismo molto molto alti. E questo noi non lo dobbiamo dimenticare, perché dobbiamo sentirci responsabili di fronte al fatto che oggi il mondo è cambiato, è pieno di strumenti e di tecnologie che possono portare il sapere nelle case di tutti.
E l'esempio appunto che voglio darvi oggi è proprio l'esempio di ciò che noi abbiamo fatto in maniera nessuno, quando abbiamo creato l'Università Telematica Internazionale UNI-Nettuno, avrebbe mai pensato che questa università riusciva a diventare un fulcro, un anello di cooperazione e di collaborazione con molti paesi del mondo arabo e di vari paesi del mondo. Guardate, adesso io vorrei che si proiettasse un video, pochi minuti di questo video, per farvi entrare in questo nuovo mondo di un'università realmente globale. We are on the island of knowledge of the International Telematic University UNI-Nettuno on Second Life. This virtual place will not only allow us to work together, but also to enjoy ourselves and socialize among professors and students of different cultures and different backgrounds. 31 universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, and Turkey have given life to a real technological network based on the use of digital satellites. Today, all partners can produce, broadcast, and receive educational contents on television and the internet. A technological network that is supported by a network of minds who know how to connect and share their knowledge, and who jointly created the International Telematic University UNI-Nettuno and developed a virtual space for higher education and for the circulation of knowledge in the Euro-Mediterranean. I declare the 2005-2006 academic year is now open, the first year of the International Telematic University UNI-Nettuno. The International Telematic University UNI-Nettuno is a great university where, within the real and virtual spaces of the internet, the best professors from the most prestigious universities of the world deliver their lectures in several languages. Students can attend the university with no space or time limits. Anywhere in the world, you can choose whether to study in Italian, Arabic, English, French, or Greek, achieving a study title recognized in Italy, in Europe, and other countries throughout the Mediterranean. Through forums and chats, minds are connected and knowledge is exchanged. Cultures and ideas from different countries of the world confront each other in a continuous flow of interrelationships. Today, UNI-Nettuno students come from 104 different countries from around the world. It's a global university that spread its technological poles in several countries, such as Rabat, Morocco, on the 14th of March, 2006. In Cairo, Egypt, on the 15th of June, 2006. In Tunis, Tunisia, on the 24th of August, 2007. In Iraq, May 2011, where 4 technological poles were set up in Erbil, Baghdad, Thaikwar, and Basra. Here, the International Telematic University UNI-Nettuno trains young Iraqi entrepreneurs long distance. In Cairo, Egypt, on the premises of Helwan University, UNI-Nettuno students receive their degrees. What I learned from this experience is that I always have to think with my own head. A model of cooperation for which Italy should pride herself, says Egypt's educational minister. 48 out of 50 of us have already found jobs here in Cairo. Not only a university, UNI-Nettuno is engaged in helping overcome illiteracy in some countries in the Arab world. I Learn Arabic, the treasure of the letters, designed by Maria Amata Garito and realized by Rashid Bengaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. On www.uninettunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared. Dunque, grazie. Questa è la nostra università, una università che è nata insieme a loro, con loro, dove non abbiamo voluto portare dei modelli precostituiti, ma dove abbiamo creato insieme curricula comuni,
in modo tale da mettere insieme, in correlazione, le culture dell'uno e dell'altro paese del mondo. Infatti i professori di questa università è l'unico portale del mondo in 5 lingue, italiano, inglese, francese, arabo, polacco, greco, e questo portale è nato appunto dalla collaborazione di tutte queste università che voi avete visto. E naturalmente oggi, dopo solo 6 anni, abbiamo visto un qualcosa che ogni giorno cambia, non riusciamo neanche ad aggiornare la nostra carta geografica, perché oggi in questo momento sono i nostri studenti da 104 paesi diversi del mondo. Questo cos'è? Il miracolo della rete. Il miracolo della rete dei giovani, i nativi digitali, che oggi sanno comunicare conoscenza, sanno interagire con questi strumenti, ma che grazie al nostro lavoro hanno anche capito il valore di utilizzare la rete in forma positiva. Ma questi studenti però, il valore di questa università, voi avete visto prima un nostro studente avatar che suonava il pianoforte, gli altri studenti avatar che interagivano nelle aule virtuali. Quello è il futuro della nostra università, cioè un futuro non tanto lontano, perché grazie alla ricerca abbiamo creato questa università tridimensionale nella rete in cui cambierà completamente il modo di insegnare. Ma prima di realizzare la nostra università abbiamo fatto molta ricerca. Non è vero che nel mondo basta usare la rete, basta interagire tra studenti perché si possa sviluppare veramente formazione, conoscenza e competenza. Guai chi crede che la rete possa sostituire i maestri o chi porta avanti ancora l'idea che basta mettere un like positivo in un intervento che fa uno studente sul forum per dire che quello studente può superare l'esame. Non si può certamente valutare uno studente o la competenza di uno studente perché i like liberi nella rete portano ad aumentare il consenso di gente che potrebbe essere nella rete anche non preparata. Quindi questo noi dobbiamo cercare di comunicare anche ai giovani e alle persone. Non possiamo portare avanti l'idea che vogliono molte multinazionali, molte società legate a internet, che oggi si rivoluziona l'insegnamento, basta mettere i contenuti sulla rete. No. L'insegnamento è un processo molto lungo. Per insegnare e per sviluppare conoscenza è importante che attraverso la rete che si cambia il modello psicopedagogico, ma anche il modello, le competenze dei docenti, che non sono più coloro che detengono il sapere, ma devono essere coloro che guidano nei processi di apprendimento gli studenti sulla rete attraverso le nuove tecnologie. Io chiamo così nel mio gergo docenti registi, devono saper guidarmi il processo, altrimenti fallisce tutto. Infatti nella nostra università ci sono ben 30 classi, 30 studenti per ogni classe, e ogni classe ha i suoi tutor esperti che ogni giorno interagiscono con questi studenti. Quindi non vorrei enfatizzare l'uso della tecnologia, è importantissimo, ci ha permesso di entrare nel mondo, ma guai chi crede che basta la tecnologia e basta mettere contenuti per creare la formazione degli uomini, perché questo è un vero pericolo per l'umanità e per il futuro della gente. Voglio solo farvi 2 considerazioni sulle cose che avete visto. Guardate il valore di questa interazione col mondo arabo. Avete visto quella ragazza? È una studentessa che ha lavorato con noi, ha studiato con noi e che dichiara davanti a tutti in Egitto: la cosa più bella che ho imparato da questa università è che mi ha fatto pensare con la mia testa, perché noi stiamo portando in questa università un metodo, il metodo critico del processo di conoscenza e di apprendimento, cosa che loro purtroppo ancora non avevano, ma grazie anche al valore della rete loro stanno acquisendo questa criticità. Un'altra considerazione importante riguarda appunto il fatto che siamo stati i primi a portare internet nelle università arabe. Siamo un po' responsabili di quello che è successo, però siamo anche quelli più amati da questi giovani, perché loro mi dicono, come è successo in Iraq quando abbiamo collegato i 4 poli tecnologici: ma lei, professoressa, non si rende conto del fatto che ci sta comportando un grande spazio di libertà. E questo è stato veramente, è qualcosa che fa sì che tutto quello che noi qua diciamo dell'importanza e del valore dell'altruismo, per me non è questo. Io certo metto la mia competenza a questo, ma l'altruismo mi sta veramente dando tantissimo
ed è quasi una forma egoistica questo mio lavoro, per tutto quello che ricevo da questi giovani. E un altro elemento importantissimo per l'industria è che i ragazzi, quell'ultimo ragazzo che si è laureato e poi è rimasto a lavorare in Egitto, noi li portiamo in Italia, vengono con i loro soldi perché questa istituzione non ha finanziamenti pubblici, non si riesce a far capire al pubblico, al ministeri italiani, il grande valore di avere una rete di questo tipo. È finanziata solo dai giovani e dagli altri. Infatti quello che ci è mancato, noi abbiamo avuto due grandi figure per sviluppare questa nostra università. Una è stata il professor Uberti, che è stato ministro, commissario europeo, io ero la sua consigliera per le tecnologie, un uomo di grandi vedute che ha creato appunto questo modello di università, e l'altro anche la nostra Letizia Moratti, che da ministro ha capito il valore di questi, abbiamo girato insieme per il mondo arabo per firmare accordi e ha permesso che oggi l'Italia sia l'unico paese al mondo che viene riconosciuto il suo titolo di studio in questi paesi arabi attraverso l'insegnamento a distanza. Ancora questi non hanno leggi che lo potrebbero fare. Il terzo punto è questi ragazzi giovani che vengono, fanno gli stage nelle nostre piccole aziende, e sapete cosa avviene? Che loro, quando rientrano in Egitto, creano le prime start-up. Si collegano con le nostre piccole aziende ed è veramente questo un momento di grande valore di questo modello, perché non passi più dagli accordi politici dei governi, ma passi dai giovani, e sapete benissimo che i giovani sono il 70% della popolazione di questi paesi, quindi sono i giovani che portano le aziende italiane lì, che li consolidano e grazie al loro entusiasmo riescono veramente a rafforzare questo legame tra formazione e imprenditoria. Cosa pensiamo? Ecco, vediamo la nostra esperienza con San Patrignano. Come vi dicevo prima, la cosa più importante in questo momento è quello di far acquisire ai giovani competenze per entrare nei nuovi mercati del lavoro. E abbiamo incominciato a creare il portale delle competenze con San Patrignano. Abbiamo scritto acquista conoscenza, acquista competenze in portata di clic. E qui noi abbiamo creato i primi corsi insieme, che penso che partiranno a settembre, di alfabetizzazione informatica di primo livello, quindi che può andare a tutti i cittadini, e li manderemo in onda per televisione, ma anche dei corsi poi di specializzazione. E questo è un altro progetto, è il master, che appunto tutti i paesi del mondo arabo in questo momento stanno vivendo anche una crisi molto forte che riguarda appunto l'aumento della droga in questi paesi. E abbiamo avuto in contatti con gli ambasciatori che ci hanno chiesto di aiutarli, ma l'aiuto più importante è quello di portare un modello come San Patrignano, ma di creare le competenze per saper gestire questo modello. Ecco perché abbiamo portato avanti questo master, che l'abbiamo progettato e stiamo per lanciarlo. Ecco, quali sono i problemi nel mondo oggi? E la mancanza di volontà di volerli superare. Come vi ho detto, le tecnologie portano nella casa di tutti sapere e conoscenza, ma oggi il mondo ancora si muove così. Guardate, nel 2008, quanta parte del mondo ancora è nel buio. E non mi dite che non era possibile pensare che le energie alternative e le energie solari nell'Africa del Sud avrebbero potuto aiutarci a togliere questo problema. Nel 2035 ci dovrebbe essere una nuova mappa dove incomincia ad illuminarsi di più. E tutti avrebbero veramente potuto avere l'elettricità. Come tutti oggi nel mondo potrebbero avere internet, perché la copertura dei satelliti di comunicazione per internet è quella, abbraccia tutto il mondo. Quindi come noi, quando siamo entrati nei paesi arabi, non avevano internet nell'università e l'abbiamo portato solo grazie ai satelliti datici dall'Eutelsat, oggi chiunque potrebbe appunto riuscire a prendere la rete. E pensate che in Italia neanche il 50% ancora prende la rete, quindi che problemi gravi. Ma nel futuro, invece, sappiamo che questi dati che ha messo la Siscori ha presentati nel 2016, tutti quanti avremo la possibilità di, tutti gli abitanti della Terra, 7 milioni e più di abitanti della Terra, possono appunto avere un accesso ai telefonini mobili e a internet. Bene, vi lascio solo con queste frasi, ho finito, perché vorrei che riflettessimo tutti che il cambiamento, le tecnologie possono fare moltissimo, e le tecnologie, pensate, che vengono bloccate per portare appunto
sviluppo vengono bloccate a volte dalle multinazionali o a volte da scelte politiche. È stata l'esperienza che ho fatto in Iraq. Non potevo collegare quei poli con internet veloce perché il governo americano è quello che deve distribuire la rete e in Iraq internet costava 1.600.000 euro di allora al mese, quindi impossibile che questi poli avessero la rete. Per fortuna una donna intelligente americana che controlla i progetti italiani in quel paese, quando io mi sono ribellata e ho detto che avrei scritto su tutta la rete questo scandalo, mi ha aperto le porte di internet e quindi tutti quei poli oggi sono collegati internazionalmente con tutto il mondo. E invece io credo, grazie, che noi dobbiamo riflettere su questi 3 punti, che oggi praticamente costruire e trasferire conoscenze con internet, le frontiere sono veramente indefinite e i confini sono luoghi di continuità e non di conflitti, come quelli che invece pensiamo di vivere. Un vero modello di economia positiva è legato allo sviluppo del vero capitale umano, che è il capitale, quello che i paesi più poveri del mondo dovrebbero ricevere anche in aiuto da quelli più ricchi. E che sviluppare insieme conoscenza aiuta a considerare le differenze culturali, religiose e politiche come una vera ricchezza dell'umanità. Io credo che il futuro può cambiare solo se si attuano politiche forti di democratizzazione e di accesso al sapere. L'umanità potrà trovare una nuova base su cui far agire uomini e donne, capaci di costruire insieme quei valori di solidarietà e di rispetto delle differenze, grazie ai quali il mondo potrà più facilmente condividere i valori universali da tutti, teoricamente condivisi, che sono quelli di giustizia e di pace. Ma così non è. Così non è perché non abbiamo ancora la voglia di farlo diventare un fatto. Io credo che nel futuro dobbiamo insieme capire che bisogna dimenticarsi di una parola che tutti noi usiamo, la tolleranza. Dobbiamo sostituirla con la parola conoscenza. Solo quando vogliamo conoscere gli altri e lavorare insieme conoscendoli, noi veramente possiamo dire di aver creato il futuro dell'umanità. Sostituiamo questa parola quindi con conoscenza. Grazie.